Aramon, figlie della luce stellare, che vive in ogni luogo, spazio e tempo. Eccoci qui ancora una volta per descrivere le meraviglie del mio 47° viaggio in astronave. Pieni di antica saggezza i contenuti di questo 47° viaggio sull'astronave a bordo della flotta pleiadiana, in compagnia di Amrir Di Maia, maestro di nuova era volontario per aiutare l'uomo nella tradizione dell'antica saggezza, e Aaron Sumase, mio tutore in astronave. Le informazioni trasmessemi, in questo intenso volo nello spazio stellare della nostra galassia, l'amore e la luce condivisi di questi Elohim delle stelle, continuano a darci nuova coscienza suprema, atta a comprendere i segreti del disegno divino e del cosmo per imparare a divenire coabitanti della nuova Terra. Io sono Amrir Di Maia, anima nell'anima di un walking corpo, missione Davide Russo Diesi. Il racconto del 47° viaggio in astronave, la Sacra Parola. Dall'astronave madre della FGP Flotta Galattica Pleiadiana, 18 dicembre 2011, ore 2:34 am. La Flotta Galattica Pleiadiana fa parte della FGU, la Federazione Galattica delle Costellazioni Unite nella pace su ogni frontiera. Le navi della Federazione Pleiadiana appartengono al Concilio di Nibiru. Questo concilio fu coniato per unificare, all'interno di un unico luogo, i rappresentanti ufficiali delle razze extraterrestri, che partecipano alla federazione. I rappresentanti di ogni costellazione vivono su Nibiru, un pianeta artificiale come la nostra Luna, grande quanto Giove, e un pianeta capace di accogliere più di 247.000 razze diverse di esseri, che popolano l'intero cosmo. Eccomi qui a descrivere il mio 47° viaggio in astronave, un viaggio interessante alla scoperta dell'antica saggezza e della Sacra Parola. 47° viaggio in astronave, la Sacra Parola. Siamo giunti al mio 47° viaggio in astronave ed inizio solo ora a prendere la piena consapevolezza di tutto ciò che abbiamo realizzato con il loro costante aiuto e sostegno per questo grande piano divino per la Terra, così grande e così importante, che vivo attraverso questo mio corpo, missione di walking in contatto con le civiltà extraterrestri delle Pleiadi di Maia e Amrir Di Maia, di Alfa Centauri Ashtar Sheran, di Orione Arcarus, della Lira Erne e di Sirio. A Ramon, è giunto il giorno del mio viaggio nelle stelle grazie ai fratelli di luce, che puntualmente mi attendono ogni 18 del mese per trasferirmi nuove conoscenze. Immancabile in questo viaggio un argomento importantissimo: ci stiamo avvicinando all'anno della luce, il 2012, l'anno delle rivelazioni e dei cambiamenti. Vediamo insieme questo importante messaggio lasciatomi nelle mie memorie di corpo missione attraverso di un download preciso e scientificamente dettagliato. Il periodo che stiamo attraversando è un periodo molto difficile per tutti. Vi prego con tutto il mio cuore di prestare sempre molta attenzione al messaggio e non al messaggero. Io sono solo un servitore della luce, la mia scelta rimarrà invariata fino a mia ascensione. I viaggi e tutti gli articoli di questo portale che pubblichiamo sono il mio contributo ad un mondo nuovo, che sta emergendo, un mondo basato sulla cooperazione piuttosto che sulla competitività, sulla conferma dell'esistenza di uno spirito, che è la parte divina di noi umani, il quale senza alcun dubbio e valore crea e fa esistere una connessione tra tutti gli individui. Ed è proprio attraverso di questa connessione, che vi parlo e scrivo e riporto le mie esperienze di viaggio, che sono e rimangono una testimonianza propria di una scelta consapevole fondata sul cuore piuttosto che nella mente. Vivono in noi dei detonatori di spinta spirituale e questa detonazione è la nostra piena realizzazione. Io sono Amrir Di Maia. Desidero che i lettori di questo sito e le persone che ho conosciuto in tutte le mie conferenze ne siano pienamente consapevoli. Dietro alla stesura di un articolo o di un viaggio vi sono ore ed ore di lavoro, di ricerca interiore, di cure dalla scelta delle parole alla scelta dei suoni che accompagnano l'articolo. Il vostro contributo deve essere la divulgazione perché lo sconosciuto divenga conosciuto nella mente di coloro che ancora assopiti dall'illusione della vita rancolano nel buio dell'ignoranza spirituale. Facciamo un piccolo riassunto tematico per comprendere bene che cosa ci aspetta in queste prossime informazioni.
La parola, la sacra parola da sempre è stata manipolata e trasformata da originale in copia non conforme, mi dice Amrir, in quanto tutto ciò che è stato trasmesso nei secoli è stato spesso deformato dal suo vero contenuto. Che cosa sta accadendo ora in questo specifico periodo? Sta accadendo che la vera sacra parola è venuta alla luce, alla chiara luce della mente degli uomini, e questo grazie ai servitori del piano divino, me compreso. Dove sta la differenza? La differenza tra la parola antica e la parola nuova sta nell'originalità del suo vero contenuto, che viene ora ritrasmesso senza alcun intervento umano e nessuna manipolazione. Non è più tempo di manipolare o mutare ciò che è conosciuto come saggezza universale in ciò che può servire al proprio ego personale, è tempo di servire umilmente attraverso di quella parte divina di noi che spinge detonando energia nuove pronte a raccogliere la migliore parte a noi destinata. L'ascensione nel doppio eterico. Chi per esempio ha avuto modo di partecipare all'ultimo seminario La rinascita Nemi Velletri ha potuto assaggiare il significato della sacra parola tradotta dal decodificatore, che solo i servitori del piano divino conoscono. Da sempre la lettura delle sacre scritture era data ai saggi e agli anziani, che potessero interpretarla. Oggi questi anziani e saggi si sono reincarnati volutamente per essere pionieri della vera saggezza e sacra parola. I grandi maestri come il Cristo Gesù parlavano in parabole affinché l'insegnamento arrivasse solo agli eletti. Oggi, per scelta suprema delle legioni della luce, forza delle braccia della divina presenza, questa codifica è stata donata a quegli spiriti degni di servirla e sono discesi sulla terra gli eletti della luce affinché i giorni della sofferenza fossero abbreviati all'umanità. La sacra parola può oggi essere divulgata grazie alla decodifica del loro vero significato, riportando esattamente le parole dette e scritte dagli scrivani, che seduti ai piedi del maestro hanno potuto riportare senza alcuna variazione. Vi faccio un piccolo esempio. Quando il Cristo disegna sulla sabbia una specie di pesce o mandorla, questo segno sacro lo ritroviamo invariato all'interno del disegno di geometria sacra, il fiore della vita, che riporto qui di seguito. Il pescare dei pesci, pertanto rivolto ai pescatori di uomini, era in realtà un codice riferito alla matrice divina. Il potere dell'uomo di scoprire questa interconnessione individuale con gli altri esseri ed entrare in questa rete di creazione per poter divenire pescatori di uomini e quindi scoprire il potere interiore di essere creatori di coscienze nuove, risvegliando il divino dentro a ciascun uomo. In questo viaggio, dialogando con Aaron Sumase, ho potuto comprendere che questa decodifica è presente ora nei 144.000 eletti dalla divina presenza, e quindi è importante mettersi al servizio della divulgazione per riportare esattamente la sacra parola, che nei secoli è stata volutamente interpretata secondo propria manipolazione. Non mi dilungo poi sulle diverse ombre, che hanno cancellato nei Vangeli la presenza della rinascita come ciclo delle rinascite e quindi della reincarnazione alla quale Cristo, il Maestro Gesù, aveva pienamente fatto riferimento. È quindi ora importante poter parlare di questo liberamente e dare pieno significato alle vere parole di saggezza, che nei secoli sono state divulgate all'uomo. Oggi abbiamo questa possibilità ed io ho raggiunto quella maturazione necessaria per ricevere nelle mie memorie di anima questo importante codice, che soltanto i prescelti dal Maestro al tempo avevano ricevuto. Non è un discorso di vanto in modo più assoluto, ma chi ha potuto partecipare ad alcuni miei interventi in seminari e conferenze ne ha potuto confermare la veridicità di queste parole. In me vi è una trasmigrazione di un'anima molto antica, un discepolo di antica saggezza, che in questa parte della mia vita si è particolarmente risvegliato. Veniamo al dunque. La nuova era che si sta aprendo riguarda alcuni importanti passaggi. Il primo passaggio: la comprensione totale dei Vangeli di antica saggezza donati all'uomo attraverso dei grandi maestri. Il secondo passaggio: la loro divulgazione. Il terzo passaggio: la preparazione all'ascensione e mutazione del DNA umano in divino. Il quarto passaggio: il raggruppamento dei chiamati. Il quinto passaggio: la ricezione della nuova luce cristica propiziatoria e iniziazione all'ascensione. Il sesto passaggio: l'assorbimento della luce cristallo nelle proprie nuove cellule.
Il settimo passaggio: il sapere detonare le proprie cellule cristalline per espandersi in una completa elevatura d'ascensione propria del Cristo, e quindi il potere divino di uscire da questa dimensione entrando nella 4 e 5 assumendo il proprio corpo di luce, e il potere di ritornare riassumendo il proprio corpo fisico. Parla Aaron Sumasi delle Pleiadi nordiche: soltanto coloro che sono pronti a ricevere una grande forza di luce attraverso la preparazione della propria anima potranno ricevere il dono della sublimazione della materia. Che cosa significa? Vi faccio un esempio scientifico. Per indagare la materia si usa la luce e la forza del laser per copiare e leggere. Solo un potente raggio di luce è in realtà capace di dividere una forma, un atomo, e crearne un suo doppio, e qui torniamo ad alcune informazioni già date in altri miei viaggi. L'ascensione e il sapere detonare questa forza di luce dentro alle proprie cellule. Vedi l'ascensione del Cristo con Elia nella Bibbia, e divenire un corpo di luce capace di elevarsi non solo dalla terra verso il cielo ma anche verso altre dimensioni della creazione. Le sacre guide desiderano che in questo anno tutti i discepoli dell'ascensione si concentrino su questi passaggi importanti e soprattutto si concentrino sul raccogliere propriamente questa forza attraverso della nuova radianza del Sole interiore, raccoglitore delle forze cosmiche e ripetitore di radianza solare Sole centrale. Chi trasmette a Merir di Maya in corpo missione, la fonte della pura acqua cosmica è quella delle Pleiadi. Indicate tale fonte e la vostra ascensione sarà certa e sicura. Facciamo un altro pratico esempio di decodificazione della sacra parola. Spesso e volentieri nei Vangeli del Cristo, Gesù parla di un improvviso giudizio supremo, di un giorno dove tutti gli uomini saranno giudicati. Attraverso di questo nuovo programma, che le mie cellule cerebrali hanno ricevuto, posso tranquillamente decodificare tali parole in sacra parola annunciandovi la vera parola originale. Quando Cristo parlava di quel giorno preciso e il giudizio, parlava di un tempo preciso dove l'uomo risvegliatosi dal sonno della materia avrebbe potuto sentire la sua stessa anima, cioè Dio, e pertanto entrare in consapevolezza. Il giorno del giudizio quindi non è un particolare giorno dove Dio dalle sue alte sfere scaglia i suoi angeli contro gli uomini non puri di cuore, ma è in realtà un tempo dove le anime sarebbero entrate, si dice in questo termine, in consapevolezza, cioè dentro alla parte consapevole del proprio essere, in contatto con il proprio spirito, la propria parte divina di sé. Se un uomo è capace di osservarsi ed osservare le sue azioni è divenuto supremo e divino in quanto è capace di essere nella chiara luce e non nel giudizio. Siete d'accordo con me? È capace di vedere dove sbaglia e quindi creare la scelta corretta, quella che lo porterà all'essere divino. Il giorno del giudizio non è altro che un tempo dove l'uomo sarà in grado di scegliere l'azione propria del pieno bene individuale e collettivo, generando così il regno di Dio sulla terra. Ecco, di questo stiamo parlando in questo 47° viaggio: il potere di interpretare la sacra parola e di poterla divulgare per risvegliare quelle anime ancora assopite. La sacra parola, che crea l'antica saggezza, è un insieme di insegnamenti che crea nell'uomo la possibilità di seguire due vie. La via stretta 999, cioè quella saggia, e la via larga 666, cioè quella scelta dalla massa, che ancora dorme assopita dall'illusione della materia. Sono certo che tutti noi stiamo lavorando su noi stessi per individuare dettagliatamente quali siano effettivamente le vere parole dette dal Maestro e il potere di metterle in pratica ascoltandole per essere liberi creatori. Anche qui vi è un concetto preciso, vi è una parte divina, che attende il nostro agire nella via stretta, il nostro spirito divino, l'anima, per intenderci, in quanto quell'agire costruirà in noi ed intorno a noi il regno di Dio, quel regno, quella era acquariana alla quale tutti noi porgiamo attenta attesa. Nella sacra parola vi è una via dove si sarà capaci di essere felici sempre, in ogni istante della nostra vita. I veri insegnamenti degli antichi maestri ci portano a vedere la vita sotto un aspetto che fino ad ora non avevamo compreso. Cioè che tutto ciò che accade è estremamente perfetto perché è creato da un intento supremo, il divino in noi. Parla Aaron Sumase, pleiadiano nordico: nelle parole del Cristo vi è un grande insegnamento, il potere di essere felici e di creare un luogo sulla terra di altrettanta forma.
La felicità dell'uomo è connessa alla sua capacità di essere ottimi ascoltatori e divulgatori della felicità stessa attraverso l'infinita compassione, che genera il perdonarsi ed il perdonare altrui. Uno tra i detti di Gesù dice: mentre Gesù stava parlando con i suoi, una donna tra il popolo alzò la sua voce e disse: benedetto il grembo, che ti ha dato alla luce, ed il seno, che ti ha allattato. Gesù il Cristo rispose: benedetti piuttosto coloro che odono la sacra parola e lo osservano mettendola in pratica. In questo viaggio sono stato energeticamente messo in connessione con la sacra parola di cui Gesù parlava nei suoi Vangeli ed ho potuto ricevere tutti i decodificatori, che ci permetteranno di comprendere appieno il significato degli insegnamenti di antica saggezza tramandati dai grandi maestri di ogni epoca. Avremo occasione con i prossimi seminari di mettere in funzione i decodificatori interiori e li potremo testare per divenire veri divulgatori e divini maestri del nuovo regno, la nuova era acquariana. Pace a voi. Walking Amrir di Maya in corpo missione di Davide Russo Diesi. Tratto da 2012 Anno di luce.